Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di gennaio. E abbiamo la carta della luna, amici dell'Aquario. Periodo di nostalgia probabilmente per qualcuno, quando c'è la carta della luna si parla sempre di qualche sentimento che ritorna un po' a galla. Molte volte sono ricordi, altre volte sono paure, altre volte sono pensieri o magari si parla di proiezioni perché comunque la luna è una carta, cioè è un satellite che viene illuminato a metà e quindi è come se le cose venissero viste solo per metà. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete poi avere un messaggio più completo o se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e altri link che potrebbero essere interessanti per voi. Per aprire la descrizione, vicino al numero di visualizzazioni c'è scritto altro, cliccate su questo altro, si apre una breve tendina, alla fine di questa tendina c'è di nuovo scritto altro. Voi ricliccate lì sopra e si apre tutta la finestra della descrizione completa. Per chi avesse difficoltà a, a vedere la descrizione dal telefonino, perché dal computer non c'è problema, però dal telefonino l'impostazione è un po' particolare. Allora, andiamo con un 4 di coppe, un 9 di coppe, la regina di spade, la carta del mondo, l'8 di pentacoli, abbiamo un 8 di bastone al contrario e un asso di coppa al contrario, ragazzi. Qui vedo un po', sento come vi posso dire, quello che è l'energia, il momento luna. Il 4 di coppe è una carta che in un certo senso parla di cecità, ovvero è come se ci fosse un'occasione di fianco a voi che non riuscite a cogliere, che non riuscite a vedere per questo vostro modo di fare, di vedere le cose, nel senso che guardate solo in una direzione, cioè nella direzione delle coppe vuote, ma non vi rendete conto che state vedendo metà della realtà, come vi dice la luna. E il 9 di coppe mi dice che c'è una sorta di stagnazione energetica, ragazzi. Parla anche di eccessi alle volte il 9 di coppe. Vi dico così per l'interpretazione di questo mazzo specifico, perché normalmente il 9 di coppe è il sogno compiuto e considerato che abbiamo anche la luna, che anch'essa è una carta di sogno, in un certo senso sento che non è che stiate male, siete ben appagati di quello che avete in questo momento di vita, ma è come se vi mancasse quella carta per far poker, per far pinaccola, si dice. La regina di spade può essere una persona che c'è intorno a voi, potrebbe essere un vostro tipo di attitudine o di necessità in questo momento di vita, cioè diventare più logici, più razionali, più fermi, determinati, fare programmi o eventualmente la regina di spade è anche un'energia che ci dice che è ora di tagliare qualche cosa che non serve più e considerato il nome di coppe in questo mazzo potrebbe essere qualche eccesso, qualche vizio. Abbiamo poi la carta del mondo, ragazzi, può far riferimento o a quello che è il bambino interiore, quindi quello che è un cambio, diciamo così, di prospettiva, se vogliamo. Vi ricordo che quando c'è la luna si parla anche sempre di cose che risalgono a tanto tempo indietro, all'infanzia, al subconscio, alle credenze limitanti, alle proiezioni che si sono acquisite, o almeno il modo che può essere distorto o meno, però comunque il modo di vedere la realtà risale a quando eravate piccini in questo caso, se il mondo lo vediamo come il bambino interiore. Diversamente, ehm, potremmo vedere il mondo come un'energia che è necessaria cambiare, ma che richiede un certo tipo di sforzo, un certo tipo di lavoro. So che è una stesa che, insomma, dovrebbe guardare le relazioni e qui a livello affettivo, a livello emotivo, diciamo, vi sento un po' giù, sinceramente. Credo che qui stiate aspettando, o il ritorno di qualcuno o una proposta o una comunicazione e semplicemente impegnate
le prossime giornate lavorando. C'è qualche cosa comunque nella quotidianità che vi tiene molto impegnati e nonostante tutto però c'è sempre questa sorta di desiderio di comunicazione con qualcuno, mi viene da dire. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Abbiamo il 10, no scusate, il 5 di bastoni, il 10 di spade e la giustizia. Sì, ho la sensazione che sia stato... c'è questo 10 di spade. Il 10 di spade è sempre una sofferenza o comunque un ciclo di sofferenza che va verso il termine, e anche la carta della giustizia può fare riferimento sia alla giustizia divina che può arrivare o a quello che è semplicemente una questione burocratica di tipo legale, che in qualche modo può chiudere un determinato tipo di situazione. Credo che sia per quello che poi avete il 9 di coppe. Se state aspettando un giudizio, la chiusura di qualche tipo di contratto, insomma, siete molto molto vicini e qualcuno sento che potrebbe già averlo firmato anche addirittura. E il 9 di coppe può essere che in effetti, diciamo che la visione normale del 9 di coppe è il sogno compiuto, qui fa vedere una persona che festeggia, quindi direi che ci sono i presupposti per festeggiare. Andiamo a vedere. Questa carta in questo caso, vedendo anche quelle sotto, può essere che abbiate passato un periodo ad aspettare che le cose esternamente si muovessero e se non avete già visto i movimenti, li vedrete presto. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Abbiamo la regina di bastoni al contrario e un 9 di spade. Un altro 9. Sì, è come se iniziaste a vedere una sorta di via d'uscita. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo il 10 di bastoni, il 9 di bastoni, il 2 di pentacoli e il 7 di spade. Allora, io credo che qui ci sia da riregolare qualche questione di tipo pratico, ma anche magari lavorativa o semplicemente familiare, qualche equilibrio che c'è da risistemare. La regina di spade è qui per dirvi di mettere le barriere, mettere i confini, alzare le staccionate. Insomma, c'è 9-10 di spade, ragazzi. È stato probabilmente un periodo pesante, con magari dei conflitti, qualche cosa che insomma doveva arrivare a compimento, ha fatto fatica e adesso però siete nella necessità di fare una sorta di schema. eh, Però guardate, c'è questo 7 di spade che mi parla di nuovo di proiezioni, di avidità, di qualcuno che sta cercando in ogni modo di ottenere quello che vuole. E non vorrei che fosse perché chi troppo vuole nulla stringe, nel senso che quando c'è un 2 di pentacoli si sta cercando di tenere in piedi due situazioni, ci si barcamena in due situazioni. Ed essendoci comunque una regina di bastone e una regina di spade, potrebbero essere due punti di vista diversi, magari è proprio per quello che è dovuta intervenire la giustizia. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo un 3 di pentacoli. E la carta della morte. Allora ragazzi, ho come la sensazione che questa regina di bastoni, al contrario, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Con la quale potrebbe essere necessario, nel caso siate ancora in una relazione con questa persona, risistemare gli equilibri, trovare un nuovo modo di gestire il vostro mondo, la vostra quotidianità,
le collaborazioni, come collaborare, appunto, come sostenersi a vicenda, quelle cose lì. Oppure se per qualcuno la giustizia insieme a questo 10 di spade è la fine di un matrimonio e finalmente avete ricevuto l'ok, vi hanno firmato insomma le carte, qui potrebbe esserci in questa fase di gennaio una sorta di pensiero, cioè da un lato festeggiate ma dall'altro siete tristi. Quindi è solo questione di ricalibrare ehm, gli spazi personali proprio. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo, wow, la carta dell'imperatore e la carta del mago. Ora, io non so se abbiate il lavoro insieme a questa persona, sta di fatto che qualche questione legata al lavoro, legata alla quotidianità, ragazzi, prenderà là, perché abbiamo un imperatore che parla di stabilità, parla di regole che permettono di raggiungere la concretezza, parla di costanza, parla di nuovi inizi. Il mago, abbiamo la carta dell'alchimista che è colui che trasforma letteralmente l'energia pesante in energia preziosa, sta giocando con l'energia, diciamo, ha le mani che creano energia. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni al contrario. E come con questo 7 di spade è come se ci fosse una verità che voi volete tenere in piedi, ma che in realtà la regina di spade vi dice no, è ora di tagliare. Allora, l'otto di bastoni al contrario è spiegato da un cavaliere da un cavaliere di coppe, da un asso di pentacoli e dal 5 di coppe. Ragazzi, qui c'è qualcuno che si sta aspettando una mossa da parte di qualcun altro. Può essere una persona del passato, può essere questa regina di bastoni. Vi dico, quando c'è il cavaliere di coppe, e ce l'avete il cavaliere di coppe, però qui è un po' come se vi steste aspettando una comunicazione, una proposta da parte di qualcuno. C'è anche l'asso di pentacoli che come l'asso di coppe sono girati al contrario, quindi c'è questo, anche il mondo in centro lettura. È come se si facesse fatica a chiudere un ciclo per iniziare un ciclo nuovo, anche perché sento che voi il ciclo nuovo lo vorreste iniziare con la stessa persona. Però avete comunque un 5 di coppe, è una carta di lutto, è una carta che vi serve a metabolizzare il fatto che nonostante queste 3 coppe siano rovesciate, ce ne sono ancora 2 che sono in piedi da cui si può attingere. Quindi è come se la carta vi dicesse non è tutto perduto. Quando c'è il mago vi invita a fare dei lavori di manifestazione, quindi magari potresti iniziare a fare delle visualizzazioni per cercare di, manifestare la realtà che voi volete manifestare. Andiamo a vedere l'asso di coppe. La regina di coppe e il re di bastoni. Vi dirò che avendo la carta del mondo, la regina di coppe e l'asso di coppe, per qualcuno si tratta del sogno di diventare madre o comunque di avere dei bimbi. Se non sono bimbi fisici, cioè nel senso un bambino in carne e ossa, può essere un bambino inteso come un progetto, un qualche cosa che si sta gestando. Anche se vi dirò, è più un qualcosa di nuovo che inizia, più che la gestazione. La gestazione in un certo senso può essere che sia già stata fatta in questa fase della lettura dove si decideva che cosa lasciarsi indietro. C'è anche la morte al contrario, sento delle reticenze da parte vostra a tagliare qualcosa, è per quello che avete la regina di spade. È un consiglio appunto a tagliare quello che non serve più, e anche la giustizia quando arriva arriva per tagliare. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono sempre il mio canale con i like, con i commenti. Non ho più molto tempo di rispondere ai commenti, ma li leggo. Poi eventualmente mi piacerebbe fare dei video per rispondere ai vostri commenti.
e se volete potete comunque iscrivervi, commentare, appunto condividere. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e ringrazio tutti quelli che lo fanno. Ragazzi, separazione. Questa carta mi dice che qui è necessario fare un passo, chiudere un ciclo. Qua c'è bisogno di tagliare, qui c'è bisogno di tagliare, qui c'è bisogno di metabolizzare e di ricominciare. Guardate che avere la carta dell'imperatore e la carta del mago sono due carte, scusate, come vi posso dire? Hanno un forte potere di concretizzazione quando sono messi insieme, perché l'imperatore è quello che va avanti come un treno per il proprio obiettivo. Vi dico, alla fine abbiamo anche questo re di bastoni, questa regina di coppe, qui abbiamo un cavaliere di coppe. Potenzialmente figure ce n'è nella seconda parte della lettura, nel caso voi foste single. Sento che siete ancora in questo momento, diciamo, con la testa su qualcuno che avete conosciuto in passato, però in un futuro sento che potreste conoscere una persona che vi dirò in realtà, essendoci questo asso di coppa al contrario, potrebbe iniziare come un'amicizia. Ehm, e niente di più, perlomeno in questo periodo. Cioè, è come se fosse una persona, non lo so perché, ma ho la sensazione che eh, potrebbe esserci qualche struttura pubblica in mezzo. Qui avevamo la giustizia, in effetti, che potrebbe farvi conoscere questa persona. Va bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere come chiudiamo la lettura. Oh, sono letteralmente volate 3 carte, le recupero. Datemi un attimino di tempo per piacere. Ecco, questa è una delle carte che io adoro. Perché? Carta numero 31. Questa carta vi invita a chiedervi il perché di certe vostre azioni, pensieri o anche desideri, Questo desiderio da dove arriva? Perché io desidero questa cosa? Perché per me è importante avere questa cosa? Come mi sentirei dopo che ho ottenuto questa cosa? Cosa cambierebbe nella mia vita? È importante sapere il reale motivo delle cose, insomma, perché noi facciamo quello che facciamo. La tribù è la carta numero 8. Guardate, questa carta fa riferimento, e lo sento un po' qui con la carta della giustizia e del 10 di spade, a qualcuno che ha bisogno di lasciare, diciamo così, il proprio nido, di allontanarsi da dove è stato fino ad adesso, per creare la propria tribù. Wow! E poi abbiamo Isola del Tesoro. L'Isola del Tesoro è una carta numero 9, una carta molto bella, devo dire. E un posto è come se, grazie a questa separazione, a questo taglio che farete con la Regina di Spade e la Giustizia, riuscirete appunto a staccarvi da certe persone, idee, situazioni per andare verso l'isola del tesoro. Wow! Ma che bel periodo, amici dell'Aquario. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Io intanto vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!